Bentornati sul canale di Big Bro 83 per il quinto episodio di questa guida al platino di Is Memories of Celceta. In questo episodio esploreremo il Gidona Crater fino a giungere sulla soglia di un insediamento nella grande foresta. Vi ricordo che in descrizione trovate il minutaggio del video ed alla fine di esso riporterò una scheda riassuntiva con le percentuali di completamento che dovreste avere per ottenere il platino poi alla fine. Let's begin! Andando verso est dall'area dello stream della Forest of Dawn, giungeremo nella Forest of Labyrinth, dove ci imbatteremo nel trio guidato dal comandante Leo, Sancho e Panza, che fissando una statua fanno intendere che si siano persi. Anche se Leo cerca di vederne il lato positivo, poiché stanno rinforzando i loro muscoli gambali e la loro resistenza. Per uscire celermente da questo labirinto senza perdersi, sarà sufficiente seguire le uscite che sono precedute dai 6 harvest presenti. La sequenza corretta per i più pigri è destra, su, sinistra, giù, destra. In questo chiamiamolo dungeon è presente un nuovo mob, il Flora, che è debole all'attacco slash di Adol. Portando la skill di Adol Rising Edge a livello 3, ossia maxandola, abbiamo iniziato il trofeo Jack of All Trades. Dovremo maxare tutte e 62 le skill dei vari personaggi per ottenere tale trofeo. Al termine del labirinto, Adol e Duren troveranno un'altra pianta magica e in questo punto si accamperanno. Durante il sonno, Adol otterrà un nuovo ricordo, chiamato The Harp Player, dove un ragazzo, suonando un'arpa, fa intendere che circa 800 anni prima vi era un antico regno a Celceta, di cui ad oggi non è rimasta nessuna traccia. 800 anni, più o meno relativo al periodo in cui scomparve anche un altro grande regno del passato, quello di Is. Hey. All right. Sulla mappa compariranno inoltre due nuovi ricordi di Adol.
Uscendo dall'area ci ritroveremo in una nuova zona della Forest of Dawn. Anzi, quasi nuova, poiché nella parte nord-est ci ritroveremo dalla parte opposta di quel tronco che ci sbarrava la strada. Interagendo con esso daremo inizio ad un altro trofeo, suddiviso in 7 parti e già accennato in precedenza, il Sea of Trees Unbroken, che consiste sostanzialmente nel creare scorciatoie sulla mappa. Nello scenario sono presenti un totale di 7 nuovi harvest ed un forziere, situato nei pressi del primo laghetto, contenente un topazio, minerale per il crafting. I mob sono gli stessi incontrati sino ad ora, tuttavia è presente nell'area l'8º ricordo di Adol denominato The Hidden Room, che aumenterà di 1 punto la forza del nostro spadaccino. Verrà mostrata una strana stanza stracolma di marchingegni particolari, che però Adol non ne capirà il loro funzionamento, anche se avrà la sensazione di averla già vista questa stanza. Nell'area del secondo laghetto è presente inoltre un altro forziere, ma essendo sommerso dall'acqua non possiamo ancora aprirlo.
Uscendo dalla parte sud-occidentale giungeremo infine nella nuova zona, il Gidona Crater. In questa nuova area sono presenti un totale di 3 forzieri, contenenti un Roda Droplet, un Beast Fang ed un Emerald, entrambi materiali per il crafting, tutti posti procedendo verso nord, ed un totale di 6 Harvest. È presente anche un monumento di colore verde, proprio nel mezzo di un bivio, all'estremo nord. Sulla destra giungeremo a Komodo, che vedremo però nel prossimo episodio. Quindi procediamo a sinistra per alzare la percentuale della mappa, ma anche per fare altro. Dall'uscita a nord-ovest infatti ci ritroveremo ancora una volta nella Forest of Dawn, ma dalla parte opposta di uno dei 2 ponti che abbiamo intravisto nello scorso episodio. Oltre ad aprire i forzieri contenenti 10 Yellowstone e l'accessorio Life Ring 1 che aumenta di 100 punti i nostri HP, potremo trovare anche 2 nuovi Harvest, oltre ad interagire con il ponte.
Facendo questa cosa creeremo una seconda scorciatoia sulla mappa, avanzando al secondo stadio del trofeo Sea of Thieves Unbroken. Fatto ciò, torniamo indietro nel Gidona Crater e procediamo verso sud questa volta per giungere in una nuova zona. Qui troveremo un totale di 4 Harvest e 2 forzieri, contenenti una polvere antiparalisi e 10 Iron Ore. Troveremo inoltre 2 nuovi mob. Il primo di questi è l'immenso Selbunter di livello 12. Il secondo mob invece è il volatile Blayby di livello 10 e che può avvelenare. È debole agli attacchi Pierce, ma non abbiamo ancora PG con tale stile di attacco. Se siete a Nightmare e soprattutto non avete il mio stesso livello, vi sconsiglio di proseguire verso ovest, poiché sarà un'area piena di questi mob. Nel lungo sentiero saranno presenti 5 Harvest ed un nuovo ricordo di Adol, denominato The Day of Departure, che aumenterà i suoi HP di 10 punti.
In tale ricordo verrà mostrato il giorno in cui un Adol sedicenne lascerà il padre ed il suo villaggio per cominciare i suoi viaggi per il mondo, dove procederà verso sud per affinare le sue abilità nell'uso della spada. Da lì a breve giungerà poi nel porto di Promaloc per arrivare infine ad Esteria. Ma questa è un'altra storia. Dall'uscita a nord-ovest giungeremo nella seconda parte del lungo sentiero, che presenta un totale di 3 harvest ed un forziere, che contiene l'oggetto Catolico, che cura tutti gli status alterati. Giunti circa a metà di quest'area, arriveremo ad una bifurcazione. Andiamo innanzitutto verso nord per trovare un nuovo harvest e creare una terza scorciatoia per il solito trofeo Sea of Trees Unbroken, interagendo con un altro ponte. Sbloccato anche questo passaggio, torniamo indietro e proseguiamo questa volta verso destra. In questo punto dovreste aver raggiunto le 500 skill finishes e le 500 excellent kills necessarie ai rispettivi trofei, il When You Got It ed il Cunning Strategies. Procedendo verso sud-est giungeremo all'ingresso di una caverna, al cui esterno troveremo un secondo monumento verde. Dopo averlo attivato ed esplorato brevemente la caverna, dove non possiamo proseguire, ritorniamo da Griselda per intascare 5000 gold per aver raggiunto oltre il 30% di mappa completata. Tornando al primo monumento verde, terminerò l'episodio. Siamo ormai giunti nel primo dei 2 insediamenti che Duren ci segnò all'inizio. Comodo è alle porte, ma soprattutto stiamo per conoscere lei.
Se il video vi è piaciuto lasciate un like o un commento se volete, ma potete lasciarmi un insulto senza problemi, tanto non mi offendo. Un grosso abbraccio da Big Bro 83.